Buongiorno, questa è una nuova puntata dei miei investimenti, la rubrica dove tengo traccia di tutti i miei investimenti passati e di tutti i miei piani e progetti futuri. Lo faccio per cercare di condividere la mia esperienza e la mia crescita, ma soprattutto per cercare di creare una discussione costruttiva anche con voi. Quindi se avete qualsiasi consiglio o domanda lasciatela qui sotto nei commenti e cerchiamo di creare una discussione costruttiva e positiva per ognuno di noi. Detto questo, l'ultimo mese di febbraio è stato molto interessante, anche e soprattutto per l'ultima settimana dove abbiamo visto un calo dei mercati o per alcuni un inizio di recessione. Di questo ne andremo a parlare alla fine di questo video, quindi seguite fino alla fine perché può essere e sarà molto interessante. Per chi fosse la prima puntata di questa rubrica, il video si struttura così. Prima facciamo una breve revisione degli investimenti passati, poi andiamo a parlare dei miei investimenti nell'ultimo mese ed infine andiamo a parlare dei miei progetti futuri e stanno arrivando cose veramente interessanti. Ora direi che possiamo iniziare con la revisione degli investimenti passati, ma ultima cosa che ci tengo a menzionare sempre: io non sono un consulente finanziario, sono semplicemente un ragazzo di 22 anni che sta condividendo la sua esperienza, successi, insuccessi e fallimenti, quindi prima di investire o spostare il vostro denaro fate le vostre opportune considerazioni. Detto questo direi che possiamo iniziare. Allora, tutte le piattaforme che sto per menzionare sono piattaforme di peer-to-peer lending. Per non ripetere ogni volta cosa sono, ho scritto una marea di articoli dove potete trovare tantissime informazioni. Ho fatto video recensioni approfondite e vi lascio tutte queste risorse linkate qui sotto in descrizione. Quindi se volete andare ad approfondire queste piattaforme, qui sotto in descrizione trovate tutto. Ed oltretutto, se volete, dopo aver analizzato i possibili rischi che queste piattaforme o investimenti hanno, sempre qui sotto in descrizione vi lascio tutti i link per accedere a queste piattaforme ed avere un qualche bonus al vostro primo investimento. Però come sempre vi ricordo di fare le vostre opportune considerazioni. Detto questo, direi che possiamo iniziare con la veloce carrellata. La prima piattaforma nella quale investo si chiama Bondora. Nell'ultimo mese ho depositato altri 500 euro e ho guadagnato circa 36 euro di interessi. La seconda piattaforma nella quale investo si chiama Mintos. Nell'ultimo mese ho depositato circa 450 euro e qui ho guadagnato altri 30 euro circa di interessi. Tra l'altro nell'ultimo mese Mintos ha rilasciato anche un'applicazione molto figa per smartphone, quindi se investite lì andate a controllarla perché è molto interessante. Anche altre piattaforme hanno l'applicazione per smartphone come Twino e Bondora, però penso che ad ora Mintos sia quella più ben fatta per smartphone, anche se poi alla fine di solito gestisco tutto dal computer, quindi non mi serve poi a così tanto. Però magari per alcuni di voi può essere un incentivo, quindi è giusto menzionare. Terza piattaforma nella quale investo si chiama Estate Guru. Qui nell'ultimo mese non ho depositato nulla e qui si fa peer-to-peer lending per progetti immobiliari e comunque ho guadagnato 1,38 euro di interessi. Quarta piattaforma nella quale investo e unica italiana. Qui si fa sempre peer-to-peer lending per progetti immobiliari. Nell'ultimo mese non ho depositato nulla, anche se sto pianificando di iniziare a depositare alcuni soldi anche magari provenienti da altre piattaforme, e non ho ricevuto nulla di interessi perché questa piattaforma paga gli interessi sull'investimento soltanto alla fine di un progetto. Dato che nell'ultimo mese non è finito alcun progetto nel quale investivo, non ho ricevuto nessun interesse. Quinta ed ultima piattaforma nella quale investo, Twino. Qui nell'ultimo mese non ho depositato nulla, ma ho comunque guadagnato 74 centesimi di interessi, per un totale guadagno nell'ultimo mese di circa 70 euro. Ed ho già spiegato in svariati video, che comunque vi linko anche qui sopra, cosa ho intenzione di fare con questi investimenti, che io penso come piano d'accumulo a lungo termine, che hanno un rendimento molto più alto della norma e sono anche più rischiosi proprio per questo. Rendimento e rischio di solito vanno together. Comunque, se siete curiosi di andare a vedere l'andamento di questi investimenti, io ho creato una pagina nel mio blog che si chiama Income Graph, trovate sempre il link qui sotto in descrizione, nel quale vedete l'andamento di questi investimenti con l'andare del tempo, quindi se siete curiosi trovate tutto lì. Fatto tutto questo riepilogo, direi che possiamo passare ai nuovi investimenti dello scorso mese. Come sapete è già da circa 5-6 mesi che sto prendendo posizioni sul Bitcoin. Sto comprando periodicamente in modo tale da fare una media di acquisto
acquisto e in modo tale da non fare errori ed entrare con tutto il mio capitale in un'unica e sola tranche. Nell'ultimo mese sono entrato con un'altra posizione a 8.500 euro. Sfortunatamente il Bitcoin da quel momento in cui sono entrato ad ora ha perso circa il 10%, quindi con quella posizione sono in perdita, però negli ultimi 5-6 mesi ho avuto anche ingressi a 6.000, 7.000 e 6.500 euro, quindi comunque se faccio una media con tutti i miei ingressi sono comunque in positivo. Quindi il mio consiglio, se non sapete qual è il prezzo esatto a cui entrare in un asset, cercate di fare una media temporale di ingressi in modo tale da non rimanere scottati subito con un meno 10, perché se io avessi investito tutto durante questo mese in questo momento sarei in perdita. Comunque nei prossimi mesi dovrò acquistare altre 3 o 4 tranche, quindi se siete interessati a seguire tutta questa avventura iscrivetevi al mio canale perché mensilmente vi farò un aggiornamento. Poi se siete interessati a sapere dove acquisto io Bitcoin, io li acquisto tramite Coinbase Pro. Qui sotto in descrizione, se volete, vi lascio il mio link invita un amico. Voi ricevete 9 euro gratis al vostro primo acquisto e date anche a me 9 euro gratis, quindi tutti siamo contenti. Se volete trovate quel link con il bonus qui sotto in descrizione. Altrimenti, come alternativa, se volete fare tutto in comodità e mantenere tutto nello smartphone, io vi consiglio l'applicazione di Conio. Tra l'altro con loro ho fatto svariati video e trovate sempre qui sotto in descrizione il link per andare ad approfondire, andare a scaricare la loro applicazione, eccetera eccetera. Direi che possiamo andare avanti. A parte quelli già menzionati, nell'ultimo mese non ho fatto altri investimenti, però finalmente ho quasi completato il mio trasferimento e il mio cambiamento di residenza qui a Londra, perché come sapete ad inizio gennaio mi sono spostato qui a Londra, quindi stanno per arrivare i video dove vado ad investire nei mercati finanziari ed ora con i progetti futuri siamo arrivati a questa parte, ne andiamo a parlare. Prima di fare questo però, tra i miei progetti futuri c'è quello di venire in Italia a metà marzo, più precisamente dal 19 al 22 marzo, e se volete possiamo anche incontrarci perché in quei giorni parteciperò alla Blockchain Week a Roma. Mi hanno invitato a questo evento ed oltretutto è una buona possibilità per vederci. Questo è un evento a pagamento dove i primi 3 giorni fanno un corso accelerato sulla blockchain e dopodiché negli ultimi 2 giorni l'evento si abbinda a fiera. Io ci sarò soltanto nei giorni della fiera. Poi tra l'altro ho chiesto all'organizzazione se potessero darmi un qualche sconto per voi e loro sono stati gentilissimi e mi hanno dato il codice RICCA tramite il quale potete avere il 15% di sconto sui biglietti per accedere a questo evento. Comunque qui sotto in descrizione vi lascio il link con il codice, quindi se volete possiamo beccarci a Roma dal 19 al 21 di marzo. Ora direi che possiamo andare a parlare dei miei progetti futuri per quel che riguarda i mercati finanziari. Come vi ho già detto, ho quasi finito il mio trasferimento di residenza qui a Londra e mi manca soltanto l'arrivo del NIN, del National Insurance Number, l'equivalente del tesserino sanitario con il codice fiscale inglese. Una volta arrivato qui a casa, dovrebbe arrivare settimana prossima, posso fare il pre-settlement status e diventare effettivamente residente qui a Londra. Da allora, dato che non ci saranno più ambiguità dove andare a pagare le tasse, dove fare le dichiarazioni, eccetera eccetera, inizierò ad investire nei mercati finanziari e non potevo essere più contento e felice che in questo. Mi dispiace per chi di voi ha posizioni nei mercati ora, perché negli ultimi 7 giorni i mercati sono andati in ribasso completamente. Addirittura alcune persone dicono che questo sia l'inizio di una recessione. Per come la vedo io ad ora, nessuno può sapere cosa succederà nel prossimo mese. Io di sicuro nelle prossime 2 settimane starò moltissimo davanti al computer a studiarmi questa situazione e a vedere dove riesco a trovare i migliori affari. Sicuramente il crollo dell'ultima settimana mi è molto utile perché posso entrare a prezzi un po' più bassi e il mercato si è un po' sgonfiato. Ora, come ogni cosa e come mio consiglio sempre, è arrivato il momento per me di andare ad approfondire e studiarmi bene questa cosa in modo tale da non fare
Oltretutto vi ricordo sempre e ricordo a me stesso che i soldi che andiamo ad investire sono soldi che possono essere persi e quindi dobbiamo essere disposti a poterli perdere. Non andiamo ad investire soldi che non possiamo permetterci di perdere. Detto questo, tornando al discorso principale, io avevo già della liquidità pronta e messa da parte con cui poi investire nei mercati finanziari una volta completato il mio trasferimento. Dato che ora, come vi ho detto prima, i mercati si sono un po' sgonfiati, può essere un'ulteriore occasione per fare affari ancora migliori, ma può essere anche un grande momento dove bruciarsi clamorosamente se entrassimo in una recessione. Quindi dovrò fare benissimo le mie analisi ed oltretutto una cosa che sto guardando soprattutto in tempi di recessione, se questa sarà una recessione io non lo so, sarà il dividend investing, quindi investire su azioni che danno dividendo. In queste 2 settimane, come vi ho detto prima, mi informerò e dopodiché inizierò ad investire approfittando anche dell'ISA, l'Individual Savings Account, che è disponibile per tutti i residenti in Gran Bretagna e quest'anno ti permette di investire 20.000 sterline e sui guadagni di quelle 20.000 sterline tu non dovrai andarci a pagare nessuna tassa. Detta così è molto interessante, però devo fare anche un approfondimento, quindi se siete interessati fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Comunque penso che inizialmente andrò ad investire tramite questo allowance. Detto questo, a marzo sono in arrivo video veramente interessanti dove vi parlerò anche della mia azienda e di alcune aziende che andrò ad aprire ad aprile, perché non so se lo sapete, però i primi di aprile finisce l'anno fiscale inglese, dopodiché da aprile in poi qui si passerà da una tassazione sulle aziende che quest'anno è al 19% e l'anno prossimo sarà al 17%. Nel prossimo mese succederanno cose veramente interessanti, già a partire dai mercati finanziari, ma tantissime altre attività che non vi ho ancora rivelato. Quindi se volete rimanere costantemente aggiornati vi invito ad iscrivervi al mio canale. Poi per quel che riguarda rubriche che ho un po' tralasciato nell'ultimo periodo, come quella del trading e quella delle soft skill, state tranquilli perché nel prossimo mese, con il mio ritorno in Italia, girerò alcuni video anche inerenti a quelle rubriche, quindi anche quei video arriveranno e ci sarà veramente tantissimo da fare. Marzo sarà un mese veramente intenso e duro, probabilmente girerò tantissimi video che poi vedrete da qui ai prossimi 3 anni probabilmente. Quindi detto questo, ditemi cosa ne pensate come sempre di tutto quello che sto facendo, sono qui anche per imparare con voi. Lasciate un mi piace se il video è stato interessante e vi è piaciuto, questo mi supporterebbe tantissimo e noi ci vediamo alla prossima. Ricordatevi di iscrivervi se non volete perdervi nulla, ma questo l'ho già detto svariate volte, sono un bravo youtuber e noi nuovamente ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi!